Buongiorno a tutti e ben ritrovati. In questo video vi mostrerò come eseguire gli update utilizzando lo strumento MBSA di Microsoft, quando Windows Update del sistema operativo SE non funziona correttamente. Ora vi mostro un caso in cui ho dovuto usare Microsoft Baseline Security Analyzer. Da Start di Windows ho avviato lo strumento Windows Update. Ho premuto il tasto Controllo Aggiornamenti per avviare la ricerca degli aggiornamenti. Vi faccio notare che ho avviato la ricerca degli aggiornamenti alle ore 19:09. Windows Update sta facendo ancora la ricerca degli aggiornamenti e sono le 19:29. Sono trascorsi esattamente 20 minuti. Ancora sta ricercando gli aggiornamenti e sono trascorsi ormai 50 minuti. Sta impiegando troppo tempo. Vediamo quali sono i processi utilizzati da Windows Update. Con il tasto destro clicchiamo sulla barra delle applicazioni. Dal menu contestuale clicchiamo sulla voce Avvia gestione attività. Dalla finestra di gestione delle attività clicchiamo sul pulsante Mostra i processi di tutti gli utenti. In questo modo la finestra ci mostrerà non solo i processi che appartengono all'utente attualmente loggato al sistema, in questo caso Luca, ma anche quei processi che appartengono all'utente System, servizio locale, servizio di rete e probabilmente altri a seconda delle applicazioni installate. Il processo che interessa a noi si chiama svchost.exe, che attualmente occupa in media il 30% delle risorse CPU. Se non ci fosse il processo eWorker.exe, utilizzato dall'applicazione che si occupa di registrare lo schermo, il processo svchost.exe arriverebbe a consumare anche il 50% delle risorse della CPU. In questo caso ho registrato lo schermo con una telecamera e sul computer non è presente il processo eWorker.exe. Come potete vedere, le risorse CPU impegnate arrivano al 50%. Se andiamo a vedere quali sono i processi che maggiormente impegnano la CPU, troviamo proprio l'eseguibile svchost. Torniamo sulle riprese effettuate dal registratore dello schermo, il quale ci permette di avere un'immagine migliore. Ora vedremo quali sono i servizi che utilizzano il processo svchost.exe. Con il tasto destro clicchiamo sul processo e dal menu contestuale scegliamo la voce Vai a servizi. In questo modo viene visualizzata la scheda servizi, con selezionati tutti i servizi legati a quel processo. Infatti, tutti questi servizi hanno tutti lo stesso PID. Se non avete la lista ordinata secondo la colonna PID, cliccate sul titolo di questa colonna in modo da raggruppare tutti i servizi con lo stesso PID. Come avrete sicuramente notato, il PID 1168 corrisponde a quello del processo svchost.exe. Tra i servizi di questo processo abbiamo proprio Windows Update. Torniamo nella scheda Processi e clicchiamo col tasto destro sul processo con il PID 1168. Dal menu contestuale che appare selezioniamo la voce Termina processo per liberare le risorse. Confermiamo l'interruzione del processo. Come si può vedere dalla tabella Prestazioni, si sono liberate delle risorse CPU e memoria fisica. Questo è ancora più evidente dalle riprese effettuate con la telecamera, dove non è in esecuzione la registrazione dello schermo. Ora la ricerca degli aggiornamenti si è arrestata con un errore. La ricerca degli aggiornamenti avrebbe continuato per ore, impegnando inutilmente risorse del computer con fastidiosi rallentamenti per le altre applicazioni. Chiudiamo la finestra di Windows Update. Quello che dobbiamo fare è dare un piccolo aiuto a Windows Update, cioè eseguiremo manualmente gli aggiornamenti di cui ha bisogno. Avviamo il browser e nel campo di ricerca digitiamo MBSA Windows. Il primo link della lista va benissimo. Clicchiamo su Download Microsoft Baseline Security Analyzer, clicchiamo sul tasto Download. Da qui sceglierete la versione più adatta per il vostro sistema operativo. Il mio sistema è un 32 bit, quindi sceglierò la versione x86 e in lingua inglese, visto che non è presente in lingua italiana. La lingua non deve coincidere con quella del vostro sistema operativo, scegliete quella che conoscete meglio. Se sbagliate versione non è un problema, al massimo vi dà errore in fase di installazione. Provate con un'altra. Terminato il download è sufficiente cliccare in basso a sinistra per avviare l'installazione. Su questo computer il programma è già installato, quindi cancello l'installazione, ma voi proseguite con il tasto Next.
Quando avrete terminato l'installazione troverete questa icona sul desktop. Avviate l'applicazione richiede i privilegi di amministratore. La schermata iniziale ci avvisa che l'applicazione è in grado di controllare computer che eseguono Windows 8.1 o inferiore e Windows Server 2012 R2 o inferiore. Non è possibile utilizzare questo strumento con Windows 10. Con questo strumento possiamo controllare un singolo computer o più computer. In questo caso controlleremo il computer su cui abbiamo installato l'applicazione. Quindi clicchiamo su Scansiona un computer. La schermata successiva ci chiede quale computer vogliamo controllare. Di default il campo computer name viene compilato con le informazioni di questo computer, come riporta anche l'etichetta tra le parentesi tonde this computer. Il nome è composto dal nome del gruppo di lavoro, tech, e dal nome del computer, bucode, separati da un backslash. Queste informazioni potete trovarle premendo il tasto Windows più il tasto pausa. Premendo questi due tasti si apre la finestra Sistema. A queste informazioni potete accedere anche dal pannello di controllo, anche se meno rapido. Come vi dicevo, tech è il gruppo di lavoro e bucode è il nome del computer. Altre informazioni che ci torneranno utili sono il sistema operativo, il numero del service pack e il tipo di sistema, se è 64 o 32 bit. Questo per esempio è un 32 bit. Prendete nota di queste informazioni, vi serviranno nella selezione dei file da scaricare. Ma torniamo a MBSA. Il campo IP address deve essere lasciato vuoto perché abbiamo già scelto il computer utilizzando il suo nome. Il terzo campo utilizza delle variabili per nominare il report in modo univoco, cosa importante se dobbiamo controllare più computer. Lasciamo pure la selezione di default delle opzioni, anche se quella che a noi interessa è l'opzione Controlla gli aggiornamenti della sicurezza. Clicchiamo sul tasto Start Scan. Dopo qualche minuto si apre un report con un risultato per ogni voce controllata. In questo report viene segnalata la mancanza di alcuni aggiornamenti per Office e per il sistema operativo. Diamo un'occhiata agli aggiornamenti di Office. Se non avete Office installato naturalmente non avrete questa voce. Clicchiamo sul link Dettaglio del risultato. Il dettaglio mostra sia gli aggiornamenti mancanti che quelli presenti. Clicchiamo sul link dell'aggiornamento KB 3114542, questo link ci indirizza sul sito della Microsoft, dove potremo trovare tutte le informazioni che riguardano l'aggiornamento, come il bollettino Microsoft e le note. Più sotto, al paragrafo Come ottenere e installare l'aggiornamento, clicchiamo il link per scaricare l'aggiornamento da Microsoft Download Center. Ora premiamo il pulsante Download e finalmente riusciamo a ottenere il nostro aggiornamento. Terminato il download, clicchiamo su Esegui e attendiamo che l'aggiornamento venga installato. Ora installiamo un aggiornamento della sicurezza di Windows. Apriamo il dettaglio e clicchiamo sull'aggiornamento di Internet Explorer 11 KB 3148198 con ID MS16-037. Tenete a mente che questi codici univoci vi permetteranno di sapere qual è l'aggiornamento da scaricare. In questa pagina, sempre nella sezione Come ottenere e installare l'aggiornamento, clicchiamo sul link del bollettino Microsoft sulla sicurezza. Per l'aggiornamento precedente il link ci portava direttamente alla pagina per il download. In questo caso dobbiamo scegliere tra più file. Ora devo utilizzare le informazioni che vi ho mostrato nella finestra Sistema. Nel mio caso devo scaricare l'aggiornamento per Internet Explorer 11 di Windows 7 32 bit Service Pack 1. Clicchiamo su questo link e finalmente giungiamo alla pagina del download. Clicchiamo su Download. Quando è terminato il download, clicchiamo su Apri e attendiamo che venga installato l'aggiornamento.
Alle volte scaricare gli aggiornamenti può essere un po' più complicato, come in questo caso che ora vi mostrerò. Clicchiamo sull'aggiornamento Knowledge Base 314-2024. Le lettere KB prima del numero stanno per Knowledge Base. Nella pagina che viene aperta cerchiamo la sezione Come ottenere e installare questo aggiornamento. Clicchiamo il link per il download. Purtroppo questo link ci riporta alla stessa pagina. Cliccando su questo link non riusciremo mai a scaricare l'aggiornamento di cui abbiamo bisogno. Se vi capita, scegliete un percorso alternativo, come per esempio cliccare sul link del bollettino della sicurezza, nella sezione Riepilogo. Nella pagina del bollettino, con i tasti Windows più F, avviate la funzionalità di ricerca e digitate il numero del Knowledge Base dell'aggiornamento. Scegliete il file per il vostro sistema operativo. Individuato il file, cliccate sul link. Questa volta siamo riusciti a raggiungere la pagina di Microsoft Download Center. Selezioniamo pure la lingua della pagina. La lingua riguarda solo la pagina e non il file. Quando si preme il tasto Download ci viene ancora chiesto di selezionare tra Italium 64 bit o 32 bit. Il resto ormai lo sapete. Vi ringrazio per la visione del video e spero che vi sia stato utile, e se vi è piaciuto fatemelo sapere cliccando su mi piace o al contrario su non mi piace.